Amici, buongiorno. Oggi vi presento la mia colomba salata. Ok? Praticamente ho fatto questa ricetta per voi con madre liquida, tra l'altro, non madre solida, perché ho voluto proprio dimostrarvi che anche con liquidi si possono fare grandi lievitati moderni, non è indispensabile avere la madre solida. Quello che cambia alla fine tra un panettone o una colomba con liquoli oppure con solida è semplicemente, per quanto riguarda il risultato, è una questione di sapore, ok? Perché anche il liquoli comunque ha tanta conservabilità e non è vero il fatto che ha meno conservabilità, assolutamente, perché comunque è l'acido lattico che ci dà la conservabilità, ok? E come vedete comunque anche il Licoli ne ha, quindi ne ha a sufficienza per fare un grande lievitato moderno. Assolutamente non dovete per forza avere la madre solida. Io mi mantengo sia Licoli che madre solida, ho voluto fare questa dimostrazione per voi, ok? E naturalmente questa ricetta vi lascio poi sotto la conversione per farla anche con la madre solida, tranquillissimamente, perché comunque mi sono ispirata al mio panettone moderno con madre solida che ho utilizzato questo Natale per la ricetta. Quindi ho utilizzato quella ricetta e da lì ho diciamo modificato soprattutto il secondo impasto per creare poi un impasto adatto a delle sospensioni salate. Ho inserito queste sospensioni salate che poi potete variare un po' a piacere. Ecco, per quanto riguarda i rinfreschi preparatori per la madre solida, come siete abituati, potete anche fare i 3 rinfreschi soliti 1 a 1, va benissimo, oppure potete fare un rinfresco 1 a 2 oppure 1 a 1 e mezzo e poi l'ultimo vi consiglio 1 a 1, va bene così, ecco. Poi invece con l'Icoli potete fare, molti fanno un unico rinfresco e lì se volete fare un unico rinfresco vi consiglio di fare almeno 1 a 1 e mezzo. Io solitamente con l'Icoli faccio comunque un paio di rinfreschi, faccio 1 a 1, questi semplici rapporti un po' più corti, diciamo, per questa tipologia di panettone, di colomba e panettone, ecco. Allora, quindi io adesso vi ho fatto questa piccola parentesi anche sui rinfreschi, perché secondo me è molto importante e naturalmente è molto importante avere un lievito madre in forma mantenuto ogni giorno, che sia magari in cantinetta. Io ad esempio lo mantengo in cantinetta, il mio Licoli a 15-16 gradi, non di più, e comunque mi trovo molto bene così. Potete anche optare magari per qualche altro metodo, come ad esempio andate a vedere, magari sotto vi lascio il link di qualche video in cui magari spiego proprio l'utilizzo dell'icolo e il mantenimento e quindi seguite tutta la ricetta, mi raccomando, passo passo perché è molto molto importante che non saltiate i passaggi. Se avete qualsiasi dubbio poi scrivete sotto nell'info box qui sotto in descrizione, basta che cliccate e poi vi appariranno poi comunque tutti gli ingredienti della ricetta e poi anche dei link utili e delle informazioni. Scrivete naturalmente tra i commenti quindi i vostri dubbi. Quindi sigla e ricetta. Allora, scelta importante per quanto riguarda la farina. Spesso mi chiedete che farina posso utilizzare, non la trovo, eccetera. Ho trovato un sito in cui potete utilizzare, potete ordinare della farina anche da 1 chilo, naturalmente, confezione anche solo da 1 chilo a un prezzo secondo me ottimo, è Molino sul Clitunno. Posso lasciarvi proprio il link dove vi metto gli ingredienti così potete dare una sbirciata poi ci sono sul sito anche altre tipologie di farine e mi sto trovando veramente molto bene anche per altri prodotti, però mi sono trovata molto bene con la V400 della linea Oro Puro. Sono tutti grani emiliani certificati e macinati a pietra, a parte questo, questa è una tipo 0, una V400, perché abbiamo bisogno di una farina tecnica, quindi specifica per panettone, quindi deve esserci specificato che
sia proprio per panettoni per grandi lievitati, come c'è scritto qui, per grandi lievitati, oppure comunque nella scheda tecnica sia specificato, andate a controllare comunque magari su internet. E naturalmente deve avere un V un pochino elevato. Io vi consiglio un V 400, è proprio l'ideale, un 390 o 400 è proprio l'ideale per fare i panettoni, soprattutto questi panettoni moderni che richiedono una maglia molto allungata e richiedono quindi una farina tecnica dalle prestazioni diciamo elevate. A questo punto partiamo con inserire la farina del primo impasto, il tuorlo d'uovo del primo impasto naturalmente e tutta l'acqua. Quindi per quanto riguarda il primo impasto inseriamo la dose di farina, di acqua e di tuorlo d'uovo tutti assieme inizialmente e formiamo questo preimpasto, questa se vogliamo chiamarla autolisi, ma comunque è un preimpasto, un fermo macchina di 20 minuti minimo, una mezz'oretta diciamo, una mezz'oretta è di prassi e potete arrivare anche a 1 oretta tranquillamente, ecco, basta che non siano alte le temperature, altrimenti dobbiamo ricorrere magari al frigorifero, ecco, se fate questo preimpasto in estate. È molto indispensabile per avere un'elasticità poi per finire il primo impasto con facilità, ecco. Adesso dopo una mezz'ora andiamo ad inserire il lievito madre. Allora non preoccupatevi, il preimpasto può essere più morbido se avete naturalmente il lievito madre solido, mentre se avete, come in questo caso, il liquoli, il preimpasto è meno morbido, però comunque ha una morbidezza naturalmente che è sufficiente per inglobare il nostro lievito madre con facilità. E adesso ci vorranno circa 5 minuti per inglobare alla perfezione il lievito madre, licoli e specialmente se parliamo di madre solida fatela mi raccomando a pezzettini e prima di aggiungere lo zucchero, come sto facendo io perché siamo già arrivati, io naturalmente devo tagliare. Siamo già arrivati al punto dell'inserimento dello zucchero, ma semplicemente dopo qualche minuto, naturalmente si è inserito bene il lievito madre, andiamo a inserire un paio di volte solamente lo zucchero, perché come vedete, si inserisce proprio con estrema facilità, perché facendo il nostro preimpasto che è una procedura che comunque faccio sempre praticamente ora, ehm, ha veramente, un'estrema facilità di assorbimento lo zucchero poi, e anche il resto degli ingredienti, il lievito madre, lo zucchero e il burro. Quindi adesso, una volta assorbito lo zucchero, vediamo che comunque l'impasto si stacca tranquillamente anche dalla macchina, andiamo a inserire il burro. E comunque guarda, proprio posso dirvelo, dura una decina di minuti il mio primo impasto. Dopo questa naturalmente, questo fermo macchina iniziale, tutto il resto in massimo 10 minuti si fa tranquillamente. Ecco, il burro lo fate a cubetti, soprattutto se avete una planetaria, fatelo a cubetti più piccolini, ma mi raccomando sempre preso da frigorifero, eh. Il burro soprattutto, ci tengo che sia preso da frigorifero. Sì, potete lasciarlo fuori anche una mezz'oretta se preferite, però ecco che sia comunque una temperatura fresca. Ecco, adesso naturalmente, attendiamo con calma l'assorbimento del burro. Siamo comunque sui, 100 giri, 100 dai 100 ai 150 giri va bene questa fase tranquillamente. Ecco, come vedete abbiamo praticamente finito il nostro primo impasto e deve avere proprio questo aspetto. E abbiamo già una maglia bella allungata già nel primo impasto, per cui questa è una cosa molto positiva. E abbiamo chiuso a 20 gradi e mezzo, 21 gradi sarà.
Allora questa è la nostra bella maglia e adesso noi andiamo a inserire la nostra massa all'interno di un contenitore graduato in modo da poter visualizzare, il raddoppio, il triplico dell'impasto che io andrò a cogliere a 2 volte e mezza al massimo, non di più per quanto riguarda il liquoli. Ecco, per la madre solida, consiglio comunque più o meno lo stesso, ecco. Coprite con pellicola e segnate, mi raccomando, con il raddoppio e il triplico con il pennarello. Una cosa molto importante per il primo impasto sono le fondamenta per il nostro panettone o colomba, che sia, lasciare a una temperatura di circa 21 gradi il nostro primo impasto e comunque con un lievito ben attivo, un liquore ben attivo o una madre solida ben attiva siamo sulle 12 ore circa, ecco, io in 11 ore, anzi con il mio licoli che ha soltanto un mese di vita, ok, perché ho avuto anche altri licoli ma ho voluto creare nuovamente questo licoli proprio per fare anche delle prove e per dimostrarvi che un grande lievitato si può fare anche con un liquore di un mese, basta tenere bene il lievito madre e che sia in forma ben attivo e sicuramente non manca nulla neanche a quello. Quindi mi raccomando una temperatura media di 21 gradi, ecco in piena estate cercate magari una stanza un po' più fresca, non potete lasciarmi a molti più gradi diciamo il primo impasto, altrimenti sicuramente avrete poi qualcosa che non va in seguito. Perché il lievito madre è una cosa molto molto delicata e le temperature sono una cosa basilare poi con l'icoli soprattutto, ma anche con la solida, con questo grande lievitato, con all'interno dei salumi, con all'interno dei formaggi, io vi sconsiglio di utilizzare temperature che arrivano a 28 gradi anche quando è all'interno del pirottino il grande lievitato, perché comunque possono rilasciare molte cose che per la lievitazione, per l'alveolatura del nostro grande lievitato non fanno un gran bene, quindi comunque una volta in pirottino non ci metterà poi molte ore, circa 5 ore, ecco. Allora, prima di cominciare il secondo impasto vado a mettere il nostro sale con una parte del burro come sto facendo adesso, così inseriamo il sale assieme all'ultima parte di burro. Cominciamo con il secondo impasto. Inseriamo prima tutta la farina del secondo impasto, il malto in polvere e l'acqua, quindi tutta la farina, il malto e l'acqua del secondo impasto. Andiamo a formare un composto, ok? Questo composto poi dovremo mixarlo senza fare alcuna pausa, è soltanto un composto, non è un'autolisi. Andiamo a mixarlo con il primo impasto, il nostro primo impasto che ho fatto arrivare a 2 volte e mezza il suo volume e ci ha messo circa 11 ore con il licoli e a 21 gradi. Praticamente ho utilizzato la cella perché ho ancora un po' di freddo in questo periodo in cucina, quindi ho messo la cella a 21 gradi. Adesso facciamo a pezzettini il nostro composto, okay, quindi non abbiamo più il problema dell'assorbimento dell'acqua perché qui è già stata assorbita, anche se non era un problema, però per tanti ho visto che è stato un problema in alcune fasi, in alcune ricette, quindi ho preferito inventare questa cosa che secondo me è anche una cosa, che sicuramente fa bene alla maglia del nostro impasto, perché comunque adesso andiamo a mixare 2 composti e non andiamo a buttare farina sul primo impasto come si fa di solito. Quindi adesso questa è una fase delicata, ci vuole qualche minuto sicuramente. Ehm, Naturalmente possiamo anche metter su una velocità come 200 giri o poco più tranquillamente, in modo che comunque, riusciamo in qualche minuto a mixare questi 2 composti, quindi il secondo impasto lievitato e il nostro composto di acqua, farina e malto.
Ecco, pian piano a questo punto andiamo ad aggiungere prima di tutto il tuorlo del secondo impasto, che sono 55 grammi per ogni panettone. Ricordo poi in descrizione sotto nell'info box trovate tutti gli ingredienti naturalmente, eh. Andiamo a mettere prima il tuorlo e poi subito dopo andiamo a mettere lo zucchero, così il tuorlo ci aiuta a far assorbire lo zucchero tranquillamente in 2 o 3 volte anzi io lo zucchero l'ho messo tutto in una volta perché in questo caso è davvero poco, sono solo 15 grammi per panettone per colomba scusate, non per panettone, comunque per grande lievitato sono solo 15 grammi perché naturalmente ho ridotto comunque, di un minimo anche la dose di zucchero, secondo impasto, anche se comunque questo impasto ha la sua dolcezza, non manca assolutamente ed è un bel mix che si fonde poi con pepe, con tutte le sospensioni salate che ho preparato. È davvero un sapore unico secondo me. Andiamo a inserire adesso i grassi, prima di tutto il burro e poi andrò a mettere anche il pezzettino di burro con cui ho mixato diciamo il sale. Prima aspettiamo che si inglobi il nostro primo burro all'interno del composto, del nostro impasto e poi pian piano, mentre la macchina va e fa il suo lavoro, noi andiamo a inserire anche l'ultimo pezzo di burro con cui, inseriamo anche il sale all'interno del nostro impasto. Inseriamo proprio in modo tranquillo il sale, con questa procedura. Così tuteliamo anche la nostra maglia. A questo punto, quando è inserito bene il tutto, quindi è stato assorbito molto bene il burro, possiamo inserire un altro grasso che inseriamo in questa colomba, in questo impasto. Cosa andiamo a inserire in questo impasto? Andiamo a inserire, adesso che vediamo che la maglia si sta formando bene e c'è, andiamo a inserire la prima dose di strutto. Naturalmente, perché lo strutto dà sapore, dà sofficità ai prodotti come il pane spesso, per cui lo inseriamo in questa colomba salata proprio per dare proprio un'altra sofficità, un'altra consistenza, pur avendo comunque molta alveolatura portata anche dal burro, eh. Adesso andiamo a controllare la nostra maglia, dopo il primo inserimento facciamo un secondo inserimento del nostro strutto. Andiamo a inserirlo bene e andiamo su una media velocità tranquillamente, sui 4, 5 come velocità per chi avesse le 10 velocità oppure su un 200 giri al massimo, diciamo, per chi ha, i giri, ragiona con i giri. Tanto comunque, nella mia impastatrice ad esempio non si scaldano gli impasti, bisogna proprio adesso andiamo a inserire il pepe va un po' a gusti, diciamo. Io ho messo, diciamo, la punta di un cucchiaino, però potete dare un'occhiata anche voi se l'impasto si è secondo voi abbastanza, oppure potete aggiungerne ancora un po'. Io intanto sto preparando, come vedete sulla destra, le mie sospensioni. Io come sospensioni inserirò salame a pezzi, pancetta a pezzi e scamorza a pezzi, ecco. Una scamorza bianca e non affumicata. Potete andare anche su una scamorza affumicata, su altri tipi di salumi, prosciutti, naturalmente quello che preferite.
E quindi adesso poco alla volta andiamo ad inserire le nostre sospensioni salate. Non ne metto tutte subito, naturalmente ne metto come mio solito prima un terzo oppure la metà, ne ho messo la metà. A questo punto faccio girare proprio sulle prime velocità, aspetto proprio qualche secondo che siano inserite all'interno dell'impasto e quando vedo l'impasto liscio sopra vado a metterne altre tranquillamente. Vado a mettere queste ultime senza fermare la macchina, le vado a mettere sopra in questa maniera. Quando si libera un po' di impasto e vedo che non ci sono sopra delle sospensioni, vado ad aggiungerle pian piano. Ecco, proprio in un paio di minuti le abbiamo inserite, ecco, in macchina le sospensioni, Anche con la planetaria magari fate qualche passaggino in più naturalmente per l'inserimento delle sospensioni, se volete inserirle con la planetaria, le inserite un pochino più alla volta, ecco, fate più pause. Ecco, adesso a questo punto abbiamo finito, guardate, questa è la nostra bella maglia, il nostro bel impasto, finito, andiamo a metterlo sul banco. E questa è la maglia che abbiamo creato insieme con questi due impasti. Direi che c'è, direi che proprio è una bella maglia. La allarghiamo, vediamo proprio l'estensibilità della maglia e possiamo tranquillamente subito chiudere, non è indispensabile questa cosa, lo faccio comunque per allungare la maglia e poi comunque per mostrarvi e per vedere l'estensibilità dell'impasto che ho creato naturalmente, quindi io comunque lo faccio dopo l'impasto, subito dopo. Adesso vado a mettere la nostra massa all'interno di un contenitore, copriamo semplicemente con un canovaccio, non ermeticamente, e attendiamo 1 ora e mezza oppure 2 secondo le temperature. Io con 20 gradi in casa ho teso 2 ore. Stavolta non facciamo la classica formatura delle colombe, ma facciamo ancora un'altra forma, così vi insegno anche questa formatura che è il monoblocco, quindi una formatura unica, una pezzatura unica da fare e adesso vi mostro proprio come procedere. Dopo queste 2 ore facciamo lo staglio. Ecco, adesso vi faccio vedere proprio la formatura del monoblocco. Adesso io ho teso 2 ore perché comunque ho 20 gradi in casa, quindi ho atteso 2 ore e un quarto quasi per la puntata. Mentre se avete 23 gradi in casa potete aspettare anche solo un'oretta o un'oretta e mezza al massimo, a seconda un po' delle temperature naturalmente, perché la fermentazione parte prima se c'è più caldo. Io ho teso un paio d'ore tranquillamente a 20 gradi. E adesso sto pesando le 2 pezzature che sono circa di 1,30 kg l'una, ecco. Quindi siamo giusti qui, Adesso andiamo a fare queste 2 pieghettine. Ok, andiamo a fare 2 o 3 pieghettine e andiamo a mettere, a distendere proprio la nostra pezzatura in questa maniera. Allora deve essere prima di tutto bella, fate qualche pieghettina in più se c'è bisogno, come le sto facendo io a questo punto, e la mettiamo per lungo lavorando così, perché deve sembrare quasi poi alla fine, diciamo, deve avere una forma quasi ovale, ecco, non solo tonda ma ovale. Perché? Perché comunque deve essere un po' bislunga, la facciamo riposare quei 20 minuti in massa così sul banco scoperta e poi andiamo poi di nuovo a muoverla per farla allungare leggermente prima di metterla poi nello stampo. Adesso facciamo riposare, come vi ho detto, 20 minuti, dai 20 ai 30 minuti al massimo, per fare poi
per inserire poi nello stampo. Stampi da 1 chilo. Io ne sto facendo 2 da 1 chilo, naturalmente negli ingredienti vi metto tutto per una colomba, così potete moltiplicare per il numero di colombe che preferite, naturalmente da 1 chilo in questo caso. Adesso andiamo ad allungare leggermente e prendiamo e portiamo subito la nostra pezzatura all'interno dello stampo in questa maniera, facendo molta attenzione, molto dolcemente andiamo a prendere il tutto e a portarlo all'interno del nostro stampo in questa maniera. Ora inseriamo i ferri o gli spiedini che siano all'interno delle nostre colombe, ok? Dovete forare in questi precisi punti che vi faccio vedere per prendere bene tutto l'impasto in modo che quando lo andiamo a capovolgere sia ben, diciamo, sostenuto. Andiamo a forare a mezzo centimetro dalla base, diciamo, non molto di più, ecco, non di più. Attendiamo poi circa 5 ore, io ho teso 5 ore a una temperatura di 20-21 gradi al massimo. Naturalmente se la temperatura è su 22-23 gradi basterà anche meno. Quando comunque la cupola, il centro, la cupola raggiunge l'altezza massima del pirottino come in questo caso. Ecco, dovete guardare l'altezza, non il numero delle ore naturalmente. Adesso andiamo a prendere del tuorlo mixato con un po' di latte, lo andiamo a spargere bene con un pennello sulla cupola, anzi su tutta praticamente la cupola della nostra, la parte superiore della nostra colomba, in modo da poter mettere poi sopra i nostri semi. Semi misti potete utilizzare quelli che più preferite. Preriscaldate il forno a 160 gradi modalità statica e dopo 45 minuti sulla griglia, nella parte medio-bassa, inserite la sonda per controllare la temperatura del cuore che dovrà essere a 94 gradi prima di sfornare le nostre colombe che dovranno riposare a testa in giù per 9 ore almeno. E questo è il nostro bel risultato. Mamma mia, c'è un profumo, un aroma stamattina in questa stanza che è favoloso. A questo punto scopriamo assieme l'interno e quindi vediamo l'alveolatura che si è creata con tutto il nostro impasto e le nostre procedure. Vediamo se abbiamo ottenuto il risultato che volevamo anche per questa struttura con all'interno sospensioni salate. Wow, io sono soddisfatta. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi pure nei commenti, Io guardate, sono davvero super contenta di regalarvi anche questa ricetta di un grande lievitato salato. Naturalmente la potete utilizzare anche per panettone, non solo per la colomba. Però adesso mi sa che dovrò tagliarla per mangiarla. Mamma mia, buonissimo. È buonissimo. Mamma mia, stupendo. Per quanto riguarda la conservabilità, l'impasto avrebbe anche conservabilità, ma dovete comunque considerare che ha all'interno dei salumi e dei formaggi come sospensioni, per cui dovete comunque consumare il prodotto nei giorni proprio successivi alla produzione, anche perché comunque non potete lasciare per giorni e giorni dei prodotti con all'interno dei salumi alla temperatura ambiente, soprattutto magari a maggio, quando comunque iniziano a essere più alte le temperature, per cui vi consiglio comunque di conservarli all'interno dei sacchetti per alimenti che vi lascio sempre in descrizione tramite il link Amazon e di consumarli comunque nei giorni successivi. A questo punto qualsiasi dubbio lo scrivete tra i commenti e io sono qua a vostra disposizione comunque per rispondervi. Naturalmente vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di mettere un like, ok? Un like se naturalmente vi è piaciuto il video e questa ricetta. Scrivete pure anche nei commenti magari una vostra opinione, sono ben gradite naturalmente. E vi auguro una buona giornata, alla prossima!